Ben ritrovati amici ancora una volta da Iber di Marti. Oggi sono qui a chiudere il cerchio degli arranger, un focus aperto un po' di tempo fa e che mi ha dato modo di riflettere, perché la riflessione spesse volte porta qualcosa di buono, è sempre sintomo di intelligenza, comunque. Detto questo, mi sono trovato a rispondere a tantissimi utenti che non sapevano quale tastiera arranger scegliere nel 2023. Gli ho consigliato sempre di andare a provare le macchine, di innamorarsi di loro. Ho letto commenti imbarazzanti di gente che porta marchi sopra i piani alti e che dice che altri marchi fanno schifo e che è inutile avere quel tipo di marchio perché è una tastiera vecchia pensata negli anni '80. Ho risposto anche a commenti magari un po' imbarazzanti da persone divise in fazioni, gli yamaisti, i corghisti e i chetroniani. E devo dire che questa cosa è ridicola nel 2023 perché non porta nulla di buono a niente e nessuno. Detto questo, andiamo a prendere le marche, quindi i migliori top di gamma di arranger del 2023, Ketron Event, Korg P5X e Yamaha Genus. Sappiamo che a novembre dovrebbe essere presentata la nuova Genus 2 e che dai rumors al NAMM 2023 dovrebbe essere presentato un nuovo arranger top di gamma della Roland. Detto questo, capiamo che c'è un fermento dietro il mondo degli arranger. Perché? Perché l'utente si sente libero di suonare, ha l'orchestra sotto le sue mani, riesce a programmare stili, a modificarli per le proprie esigenze, quindi creare performance, caricare suoni, diciamo veramente avere di tutto e di più. Detto questo, io ho Korg, ho detto pregi e difetti di tutte le marche, alle volte mi sono spinto anche un pochino oltre, perché magari creo un po' di suspense, perché magari do un hype diverso a un prodotto, ma sempre per mie sensazioni. E ovviamente, avendo Korg PA5X, certo non vado a screditare né Yamaha Genus, che adoro, e Ketron Event. Allora, vi faccio un esempio. Io amo i Move Styles della Yamaha, che sono styles orchestrali bellissimi, appunto con degli arrangiamenti da pelle d'oca. Amo Ketron Event che rispetto a SD9 che già aveva le live guitar, live drum, live percussion, ora ha i real bass e real chord e quindi chiudi un occhio e sembra di avere una band live che suona. Amo Korg perché a me piace moltissimo la sound library di Korg, derivata dal Nautilus. Amo la programmazione in Korg. Ma non per questo bisogna screditare gli altri marchi. Allora, quindi fate attenzione quando scrivete o quando saltate da un marchio all'altro perché non vi piace qualcosa. Studiate le macchine che avete sotto, innamoratevi della macchina, perché ogni macchina ha delle cose spettacolari, ha un mondo che può offrirvi. Però bisogna conoscerlo questo mondo, ok? E il mondo non si conosce solo con lo start e lo stop. Il mondo si conosce andando magari a leggere il manuale, seguire alcuni video, chiedere informazioni, lavorare sulla macchina, perderci del tempo. Un suono non mi piace, ne creo un altro, ne faccio uscire un altro. Allora, io ho detto che quando ho ascoltato e provato Event ho sentito delle criticità, però da qui devo anche, no? Come si dice, una botta alla botte e una al cerchio. Perché? Perché Ketron è l'unica che gestisce l'audio in streaming. L'audio in streaming non è altro che l'audio preso e letto in real time da una posizione di un hard disk, ma in maniera lunga, quindi proprio in maniera completa, per come è l'audio in sé per sé. Quindi non è in time slice, non essendo in time slice, la macchina fa molta più fatica a dover risincronizzare
5 tracce audio che legge in streaming dal disco, è l'unica macchina, la Ketron, che legge in streaming, e quindi questo lo sottolineo. E quindi magari qualche zoppicatura ci può anche essere, no? Però so già che da Ketron uscirà un nuovo aggiornamento da qui a pochi giorni che risolverà alcune problematiche, e sono sicuro che Ketron lavorerà su questo per migliorare sempre di più la propria macchina, come è stato per SD9. E quindi vedete, ogni macchina ha i suoi pro e i suoi contro, ma bisogna studiarli, bisogna innamorarsi, bisogna capire qual è la macchina che fa per sé, per le proprie esigenze. E non esiste che tutte le macchine oggi devono essere audio. Perché? Uno, perché si perderebbe la caratteristica fondamentale di Ketron e quindi si avrebbero macchine sempre più uguali, magari, no? Un altro, perché magari una macchina audio suona in un certo modo, una macchina MIDI ti dà altre sensazioni e altre possibilità. Quindi, qual è meglio? Nessuna. A proprio piacimento il discorso. E qui bisogna aprire le proprie vedute. Non dobbiamo sempre rimanere al discorso che alcuni di voi mi fanno: il MIDI è degli anni 80, basta con queste tastiere MIDI. Non è vero niente, perché comunque col MIDI ci si fanno ancora i dischi, ma a prescindere da questa cosa, il MIDI può essere utile per delle cose, l'audio per altre cose. Infatti non vi nascondo che Ketron Event ha tutti questi styles real, che sono styles pieni di audio, quindi con tutte le parti audio, poi ha gli styles per compatibilità di SD9, quindi di quello che era l'SD9, quindi con live drum, live guitar, live percussion, e ha anche degli styles MIDI, perché all'occorrenza tutto può servire. Quindi voglio dire, allora ecco qui che non andiamo a offendere le persone, perché poi in rete uno si può sentire anche aggredito sotto questo aspetto, perché magari uno dice: guarda, quel marchio è fantastico, l'altro no, hai buttato via i soldi. Non esiste, sono tutti marchi che hanno qualcosa da dare, e ricordatevi che dietro lo sviluppo di queste macchine qui le aziende hanno investito tantissimo, perché oggi se una Ketron Event suona così, se una Korg PA5X suona così e se una Gino suona così, è perché le aziende dietro hanno investito soldi, soldoni, su Sound Library, audio, su ricerca e sviluppo per la parte del software, su tutto quello che concerne appunto lo sviluppo della macchina stessa. Quindi non voglio più sentire queste fazioni che non servono a niente e a nessuno. Apriamo le menti, apriamo gli occhi, cerchiamo, soprattutto chiudiamo gli occhi, apriamo le orecchie, cerchiamo di ascoltare le macchine per la loro musicalità, andiamo a capire se la macchina fa per noi, magari in base a quello che ci ha fatto innamorare, perché per me può essere una Korg PA5X, magari per un altro una Ketron Event, perché magari gli ha fatto innamorare quel sound e quell'impatto, ma non c'è niente di male. Non c'è niente di male su questo. E io spero, visto che ho avuto tutte le macchine, ho avuto la Ginos, ho avuto PA1000, PA4 e ora PA5, ho avuto SD9, spero di poter mettere le mani su Ketron Event per darvi una recensione, farvi delle demo a modo mio, come ho sempre fatto per tutte le aziende con cui ho collaborato, e quindi andare a aprire la mente, a cercare di capire che cosa ha fatto magari Ketron di bello su questa macchina, andarvela a raccontare, magari nei dettagli più sfiziosi. E quindi, detto questo, io vorrei chiudere questo cerchio degli arranger dicendo appunto che oggi qualsiasi cosa comprate, comprate bene. Non è che una macchina è favolosa e l'altra non vale niente. Tutte le macchine sono belle macchine, valgono i soldi che costano e soprattutto sono macchine che vanno nel tempo a sistemare i problemini di gioventù che, come ho detto nei video scorsi, qualsiasi apparecchio elettronico ha. E quindi non fermiamoci a dire e a portare in alto la bandiera solo perché magari una macchina suona così, l'altra suona di qua, suona di là, perché la macchina va scoperta. Per innamorarvi di una macchina dovete conoscerla, dovete passarci del tempo e dovete scaricarvi il manuale e dovete passarci del tempo, suonare, suonate, cantate, divertitevi, è questo che dovete fare.
Non dovete venire lì e criticare col dito e dire no, questa fa schifo, quest'altra è ridicola, la tastiera degli anni 80. Non esiste, tutte le macchine sono belle. Detto questo, ricordatevi che la musica è una cosa meravigliosa. Ciao Diver!